Ciao a tutti. Come dimostrano diversi studi scientifici, i narcisisti sono in molti casi caratterizzati da autolesionismo e da atteggiamenti suicidari. Nel momento in cui gli stati mentali di vuoto depressivo si manifestano al narcisista, lo stesso entrerà in una fase di delirio e panico e per far cessare la terribile sensazione di angoscia utilizzerà l'autolesionismo o la morte. Non ci si meraviglia se alcune ricerche mediche hanno dimostrato che il disturbo di personalità narcisistico è collegato come superiorità di numero ai tentativi di suicidio. Tali tentativi di suicidio si ricollegano ai fattori di fragilità e di grandiosità narcisistica, mentre i gesti autolesivi non suicidari sono tipici della fragilità narcisistica, ovvero di un cambiamento sfavorevole dell'immagine di sé, causato da diversi insuccessi e per l'assenza di considerazione e di approvazione da parte delle altre persone. Il narcisista inizia a maturare l'idea del suicidio quando viene preso da un forte disagio e schiacciato dalla disperazione di tutelare la propria autostima e di avvalorare quella sicurezza patologica di realizzazione dilagante dalla quale non è più in grado di sottrarsi. L'abbandono e la delusione non fanno altro che accrescere un ampio e irrimediabile senso di vuoto interiore e una grave vulnerabilità. In questo caso il narcisista rischia di crollare in uno stato depressivo, di apprensione e di apatia. La depressione del narciso è di carattere singolare in quanto le origini emotive comprendono una forma di mortificazione, vergogna e rabbia per un abbandono che avverte come immeritato. Ma attenzione, poiché il desiderio di suicidio può essere seguito dapprima dalla volontà di uccidere, ad esempio, la sua vittima. Di questo ne parlo nel video quando il narcisista uccide. Alla base di quanto detto si evince che esiste una vera e propria inclinazione del narcisista patologico nel mettere in atto tali comportamenti suicidari, in linea con lo schema delle specifiche sofferenze psicologiche. Per un narciso riconoscere che le proprie angosce potrebbero provenire da particolari fragilità sarebbe già qualcosa di importante. L'efficacia di tale presa di coscienza potrebbe agevolare la ricerca di un aiuto psicologico concreto. Una tempestiva terapia psicologica, scelta con criterio e convinzione, potrebbe supportare e scongiurare il peggioramento psichico che conduce al suicidio. Il narcisista, quando viene sopraffatto da certe sensazioni spiacevoli, come ad esempio la volontà di farla finita, automaticamente cambia il suo comportamento. Per questo riconoscere i segnali d'allarme che istintivamente il soggetto ci invia è di fondamentale importanza. Ma scopriamo insieme quali sono i campanelli da non sottovalutare. Il narciso potrebbe uscirsene con il dire non ce la faccio più, da non minimizzare i cambiamenti repentini di abitudine nella vita di tutti i giorni o di umore come l'insonnia, l'apprensione, la suscettibilità, l'abuso di sostanze stupefacenti e alcol. A tutto ciò si associa il fatto di isolarsi dagli affetti, non aver più cura di se stessi oppure iniziare a sperimentare attività pericolose. Questo risulta essere il classico profilo debole che sta escogitando il suicidio. Tra le motivazioni che si leggono nelle lettere lasciate dalle persone prima di togliersi la vita, troviamo annotato i sentimenti di disperazione, la percezione di essere diventato un peso per gli altri, l'impotenza di sostenere i vari stress della vita. Alcuni studi dimostrano che diverse persone che hanno portato a termine l'atto suicidario presentavano una malattia mentale. Riporto una lettera lasciata prima di morire da un narcisista dove spiega i motivi del suo orribile gesto. Non riesco più a sopportare quel vuoto che sento dentro di me. Non ho amici, parenti o conoscenti. Non ho niente e nessuno accanto a me. Da molto tempo penso al suicidio.
Il solo motivo che ho rimandato questo mio gesto è perché mi spaventa il pensiero che il mio corpo diventi un alimento per vermi. Inoltre mi schifa pensare allo stato di putrefazione che il mio corpo dovrà andare incontro. Ma forse rincontrerò quel mio amico immaginario che avevo da bambino e magari diventerà reale. Ma per chi leggerà questa mia lettera, voglio che sappia una cosa: io so di essere un narcisista. E la lettera finisce così. Nonostante sia stata anch'io, come tanti e tanti di voi, vittima di un individuo con personalità narcisistica, non vi nascondo che leggendo questa lettera mi sono commossa e ho provato veramente tanto dolore al pensiero di come trascorrono la loro esistenza i narcisisti. Lascia una tua testimonianza.